Bentornati sul mio canale, mi chiamo Elena e sono appassionata di uncinetto. Oggi andremo a vedere un cordoncino molto veloce che si addice benissimo per essere usato come tracolla da borsa. Infatti, come vedete, io vi ho messo dei moschettoni e dei filati. Vi dico anche il necessario: avete bisogno dell'uncinetto numero 5 e dei filati di cotone, oppure se volete utilizzare questo metodo con la lana, semplicemente aggiungete rispetto ai 4 fili un filo leggermente più resistente, che può essere cotone oppure un filato per borse. Non vi preoccupate, si può utilizzare qualsiasi cosa avete in casa, non dovete per forza andare a comprare delle novità. Invece, per quanto riguarda i moschettoni, sono completamente diversi tra di loro, perché abbiamo questo che è mobile, si può togliere dalla tracolla ma anche dalla borsa, vedete che si apre. Invece questo qui si apre quando lo si va a togliere dalla borsa, ok? Quando facciamo finta questa è la borsa, la inserite così e siete a posto. Però la tracolla li rimane sempre attaccata, perché qui, come vedete, gli anellini non si aprono, ok? Questo è un anellino più piccolo per una borsina più piccola, questa è più grande. Non mi ricordo dove li ho presi, quindi mi dispiace, ma non riesco a darvi delle indicazioni. Comunque questi sono leggermente particolari perché, se vedete, si aprono e si tolgono, ma di solito ci sono certi moschettoni che proprio non si aprono questi anellini, quindi la differenza tra l'uno e l'altro è proprio questa. Oltre alla differenza strutturale, voi dovete capire anche come andare a lavorare questi due. Se si tratta del moschettone che si apre, lavorate tranquillamente la tracolla, dopodiché aggiungete l'anellino. Al contrario, se si tratta di un moschettone chiuso, dovete iniziare a lavorare semplicemente direttamente sull'anello chiuso del moschettone. Io vi farò vedere questa versione perché questa è semplicissima, ve la faccio vedere dopo. Potete scegliere i cotoni che desiderate. Vi ho fatto vedere nella borsa Summer dei colori leggermente più intensi e invece questi sono dei colori leggermente più tenui. Poi decidete voi, in base al progetto che dovete allestire, cosa vi serve, più intensità o meno intensità. Comunque pareggiate i cotoni alla pari qua e poi andiamo a lavorare. In questo caso lavoriamo sul moschettone direttamente. Io prendo quello più grande. Allora facciamo il punto catenelle, lasciate un po' di filo se volete creare le nappine o comunque pettinarli, entrate e stringete. L'uncinetto numero 5 per questo progetto è leggermente piccolo, ma l'idea è proprio quella. Dopo aver fatto il nodino, entrate così e prendete l'asola con l'uncinetto, andiamo a fare 1 e 2 catenelle. Rientriamo qua alla base e creiamo come se ci fosse un punto basso. Prendete il filo e lo passate in mezzo, tirate un po', riprendete questo, vedete? Questo è un punto basso classico. Riprendete quest'asola qua, prendete il filato che abbiamo creato noi e tirate. Rientrate qui, prendete il filato e questa è la nostra tracolla, semplicissima. È un avvio che si può utilizzare molto spesso anche per creare dei capi di abbigliamento come giacche, maglie eccetera, perché è una catenella meno rigida rispetto a un lavoro singolo. Questa è la parte dietro e questa è la parte davanti. Più fili andate a lavorare insieme, ok? Quindi non so, ne aggiungete altri 2. Comunque cercate di stare al massimo sul 6, dovete avere un uncinetto molto più piccolo rispetto a quello che andate a utilizzare. Dicevo, se vedete che vi sembra molto sottile, di aggiungere altro filo. Se casomai utilizzate della lana o dell'acrilico perché volete fare una tracolla lanata per l'inverno, almeno 1 o 2 dei fili utilizzateli come cotone o come fili per borse, perché la lana leggermente si distende col tempo e la tracolla poi si allunga. Il progetto finale è questo qua ed è facilissimo. Qui potete prendere i cappietti, nasconderli nel lavoro e avere un lavoro pulito, oppure fare come me, creare delle nappine, poi pettinarle o lasciarle intere. Sta a voi decidere. Adesso vi faccio vedere anche l'avvio con i moschettoni che si aprono.
Per l'avvio con i moschettoni che si aprono non ci serve il moschettone da averlo subito in mano, e andiamo a fare questo: 1, 2, 3 e 4 catenelle. Poi andiamo a caricare 1 e 2, entrate qui nella prima lavorata e andate a fare una maglia altissima. Poi adesso ci avete già il punto basso, no? Qui dove si incontrano, già predisposto. Entrate nella costina appena fatta, tirate e fate il punto basso. Entrate, prendete il filo, tirate e fate il punto basso. Io ho i gomitoli che non sono molto pronti a lavorarli, però tanto è importante che capite la tecnica. Il risultato finale l'avete visto con la borsa Summer. E questa è la mia tracolla. Adesso il moschettone semplicemente lo apro, lo uso, lo attacco alla borsa ed è finita. Anche qui le varianti sono quella di nasconderli, i cappietti, o semplicemente creare una bella nappina molto importante, che è bellissima come idea, perché comunque si arricchisce la borsa con un niente. Quindi abbiamo due possibilità, è un avvio molto facile e soprattutto una tracolla molto comoda. Un cotone così fine come il fiocottone, immaginatevi che una tracolla, averla anche sulla pelle abbronzata, sensibile d'estate, non vi dà fastidio, perché è come avere addosso una maglia, una semplice maglia. Anche qua, in questa variante qui, perché comunque il moschettone è abbastanza grosso, potete utilizzare più fili o meno fili, sta a voi decidere quanto la volete spessa questa tracolla. Io direi che è tutto, è un progetto facilissimo, spero che vi sia utile per tante altre cose. Immaginatevelo anche come cordoncino per i pantaloncini, oppure anche come bretelle per un top estivo. È fantastico questo metodo, è molto utile e molto versatile. Fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile, se lo conoscevate già, oppure se è la prima volta che lo scoprite. Ragazzi, vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto.